Ciao amici del bosco, benvenuti nell'orto di marzo. In questo video vediamo le semine da fare e gli altri lavori del periodo. Sono con il mio pentolino con il mix per il semenzaio che vado a preparare adesso e oggi faccio la semina dei pomodori. Marzo è il mese del risveglio, nell'orto c'è tantissimo da fare, si possono fare tante semine, anzi si fa forse prima dire cosa non si può seminare perché veramente si può mettere di tutto. I pomodori sono una di quelle piante che non sono abituate al nostro clima, quindi devono essere protette fino al momento di metterle in campo, che dalle nostre parti non arriva prima della fine di aprile e primi di maggio. Quindi adesso preparo il semenzaio con i pomodori dentro, ma dovrò tenerli al riparo perché le temperature non sono ancora sufficienti. Questa terra è composta da compost autoprodotto e un po' di terra di campo. In mezzo c'è anche un po' di vermiculite, poi ne aggiungerò un'altra poi in superficie, così per aiutarmi a trattenere l'acqua e quindi a mantenere sempre umido il semenzaio. E questo è il grande problema quando si fanno le piantine autoprodotte, far sì che la terra non si asciughi mai del tutto. Questi sono i semi dei pomodori aiuto volano che adesso vado a seminare. Si tratta di pomodori da inverno, ovvero sono quei pomodorini gialli che a fine stagione si appendono e si conservano per tutto l'inverno. Autoprodurre il più possibile anche i semi è molto importante. Un paio di semi per buchetta, sempre perché ho il dubbio che naturalmente non tutti germinino. La piantina più debole poi va eliminata, mi raccomando, altrimenti vengono troppo vicini. Vado a coprire i miei semi. I semi di pomodoro sono facili da riprodurre e da conservare. Un trucchetto è quello di mettere a fermentare il seme con la sua gelatina dopo che l'avete estratto dal pomodoro. Lo tenete 2 o 3 giorni in acqua e aspettate che si formi una specie di muffetta, dopodiché estraete i semi. È avvenuta una fermentazione in questi giorni che elimina un inibitore della germinazione, quindi sarà più facile per loro germinare quando li andrete a seminare. Inoltre eliminate con la fermentazione anche dei potenziali patogeni. Per i pomodori serve ancora un luogo riparato, quindi li metterò nel mio garage vicino alla finestra. Intanto vi faccio vedere nel semenzaio del campo quali piante sono germinate. Questo semenzaio non è riscaldato ma è ben esposto al sole, le temperature si mantengono discrete, quindi ogni giorno vengo qua e annaffio molto delicatamente con questo spruzzino e vi faccio vedere le semine del mese scorso come stanno procedendo. Quelli là, i più grandi, sono gli spinaci, sono a buon punto, tra un po' li metteremo a terra. Questi piccolini qua sono i porri. Quest'alto plateau invece ospita lattuga e bietola. Poi meravigliosi, sono praticamente pronti per essere trasferiti a terra i miei piselli. In tantissimi luoghi in Italia già si può seminare a terra, partendo dalle piante a foglia che hanno una buona resistenza alle temperature ancora non troppo alte, come bietole, spinaci, cicorie, lattughe, prezzemolo, lucola. Poi ci sono le piante di cui mangiamo la parte sotterranea. A marzo si mettono giù per esempio le patate, ma si possono seminare le carote, i ravanelli che sono buoni sempre, le barbabietole. Si va avanti con i legumi, per chi non li avesse potuti mettere prima, adesso si va con i piselli e anche le fave, ci si può provare naturalmente chi aveva un clima troppo freddo e non poteva seminarle in autunno. E poi ci si anticipa invece per chi ha un clima caldo su i legumi estivi, quindi semina di ceci e fagioli. Ci serve ancora il semenzaio però per tutte quelle piante prettamente estive, quindi tutta la famiglia delle cucurbitacee, zucche, zucchine, cetrioli, meloni, cocomeri, e per le piante solanacee, quindi pomodori, peperoni, peperoncini, melanzane e così via. La serra dovrà essere calda se si sta in un luogo ancora freddo, se invece abbiamo un luogo riparato magari riusciamo ad avere i gradi giusti anche senza bisogno di riscaldamento. Questa è la bottiglia con l'aglio, guarda un po' come sta avvenendo. Sono spuntati tutti gli spicchietti, anche quelli laterali. Nel video modi creativi per coltivare l'aglio trovate anche il modo per realizzare una cosa del genere. Setaccio un po' di terra di campo perché mi serve per preparare un vaso per coltivare la curcuma. A marzo possiamo avviare la coltivazione di due piante molto particolari, la batata, ok, che la possiamo coltivare nel nostro orto,
e anche la curcuma. Cominciamo dalle batate, eccole qua, non sono semplicissimi da trovare come sementi, ma se andate in un mercato dove le vendono potete prendere direttamente quelle da mangiare. In questa fase bisogna farle germogliare, queste sono delle radici, non sono dei veri tuberi, sono delle radici ingrossate che nel sottosuolo crescono e che servono alla pianta per superare l'inverno. Noi ci prendiamo le loro scorte e a primavera appunto le facciamo germogliare. Come si fa? Semplicemente le andrò a mettere in un vaso pieno di terriccio che terrò sempre bagnato e in un posto a temperature tiepide. Facciamolo, è semplicissimo, prendiamo un vaso che sia abbastanza, diciamo, grande da contenere i nostri tuberi così sdraiati. Guardate, me ne entrano 2 senza problemi. Qua sotto andrò a mettere il terriccio, anzi questo è un mix già fatto che ho preparato di terriccio di compost e di terra di campo. Questo mi serve sostanzialmente per tenere umida la batata, perché per il resto, per il nutrimento, ci pensa direttamente il tubero. Sistemo le mie batate. Le devo fare entrare entrambe, ecco qua, e vado a coprire ai lati. Le batate hanno bisogno di temperature tiepide, quindi in questo periodo semplicemente le terrò in un posto riparato, che in questo caso sarà il mio garage. Terrò il terriccio umido fino a che non spunteranno i germogli. Adesso devo aspettare, tenendo sempre umida la terra, che si creino questi germogli, dopodiché li andrò proprio ad estrarre e li metterò in acqua, così che formeranno delle radicette. Così io da ogni batata otterrò tante piantine, anche una dozzina. Nei prossimi mesi naturalmente vi farò vedere lo sviluppo della coltivazione della batata. E ora passiamo alla curcuma. Conosciamo la curcuma come spezia e quindi la vediamo soprattutto quando è già una polverina. Questa polverina però si ottiene dall'essiccazione, dalla macinazione di questa parte qua, che sono i rizomi della pianta. Non è una pianta che cresce normalmente in Italia, ha bisogno di climi decisamente più caldi ed umidi, quindi noi possiamo coltivarla più facilmente in vaso, tenendolo protetto naturalmente nei nostri mesi più freddi. A marzo però dovremmo avviare una nuova coltivazione, all'inizio appunto tenendo il vaso protetto e poi in estate invece lo potremo, dalla primavera all'estate, lo potremo mettere direttamente all'aperto. La cosa bella della curcuma è che fa anche una pianta e dei fiori molto belli da vedere, quindi è anche una pianta decorativa. Come vedete ho preso un bel vaso per coltivare la curcuma, perché ci vuole un vaso di una certa profondità, almeno 40 cm, anche se poi i rizomi li andiamo a mettere a 3 cm sottoterra. Quindi prima cosa riempiamo il vaso. In basso metto un po' di argilla espansa, come d'abitudine in fondo a un vaso sta sempre bene qualcosa che aiuti il drenaggio. Dopodiché vado a mettere la terra. E mettiamo sotto i rizomi, semplicemente. Io li metto così, non li divido. Potete anche aspettare il momento in cui emettano il germoglio e addirittura dividerli in base ai germogli che hanno, come si fa con le patate. E adesso copro tutto. In questo vaso io posso avere una coltivazione perenne di curcuma, no? Ogni anno posso raccogliere una parte dei rizomi e lasciarne qualcuno qua dentro. L'importante è che io durante i mesi freddi, quindi da ottobre fino a tutto marzo, tenga il vaso in un luogo protetto, non deve prendere freddo. Se la curcuma va sotto i 12 gradi viene compromessa, bisogna avere temperature caldine. È una pianta che ha bisogno di terreno fertile, ci metto anche un pochino di concime pellettato, ma se avete il vostro buon compost o l'ombricompost fate con quello. Io l'ho messo, diciamo, come piccola aggiunta di nutrimento. Adesso un giro nell'orto per vedere come stanno gli ortaggi che abbiamo seminato in autunno e in inverno e come stiamo preparando le aiuole. In questa aiuola c'è il sovescio misto, vedete sta crescendo, ci sono delle belle piantine, questo è il favino, tra un po' taglieremo e lasceremo a terra. Poi ci sono delle aiuole coperte con la plastica, qui stiamo tenendo tutto coperto per evitare che la pioggia ci bagni troppo la terra. Abbiamo bisogno di suolo in tempera perché qui tra pochi giorni, tra poche settimane arrivano le cipolle, facciamo il trapianto. Questa è l'aiuola delle fave, là le vediamo bene, in questa zona sembra un altro sovescio, infatti insieme alle fave avevo messo anche delle piantine di sovescio per vedere cosa succedeva, per non lasciare l'aiuola vuota.
Adesso qui devo sfalciare invece rapidamente per lasciare luce alle fave che devono salire. E qui invece ci sono le cipolline, quelle che abbiamo seminato tramite bulbilli. Eccole qua, stanno crescendo, ogni tanto vengo a controllare che non abbiano troppa erba addosso, questa la devo tagliare. Più piccolino perché l'abbiamo seminato da poco, ma sta spuntando anche lo scalogno. Con le liliacee andiamo forti al bosco di Ogigia, qua c'è tutto l'aglione che sta bene e là c'è tutto l'aglio che è spuntato. Qui ci sono i lupini che stanno crescendo e là stiamo per fare le semine di marzo direttamente a terra di diverse piante, faremo delle consociazioni. E qui c'è il lino, sono le piantine un po' più alte, sotto ci sono un sacco anche di piante spontanee e tra un po' lui prevarrà. Spero di essere stata utile con questo promemoria dei lavori, ragazzi, rimbocchiamoci le maniche perché adesso c'è veramente tanto da fare, possiamo far fiorire i nostri spazi verdi. Vi chiedo un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero. Dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra.